I gatti sfidano la fisica? Il segreto di Doraemon. La NASA ha speso anni a studiare i gatti per un motivo assurdo. Violano le leggi della gravità. Ma se vi dicessi che gli scienziati stanno usando questo segreto per costruire un vero Doraemon bionico? Anno 2912. Viene assemblato un gatto robotico blu, senza orecchie, goloso di dolci ma con un cuore immenso. Per tutta la nostra infanzia abbiamo pensato: che bella la fantasia dei cartoni animati. Ma fermiamo il tempo. Oggi la tecnologia bionica, l'intelligenza artificiale e la fisica aerospaziale stanno correndo così velocemente che quel futuro è già qui. La domanda non è più se sia possibile, ma quanto siamo vicini a creare un vero Doraemon in carne, ossa e circuiti? Esiste un robot capace di amarci come un gatto vero o siamo ancora fermi ai robot che puliscono i pavimenti? Mettetevi comodi e godetevi il video. Partiamo dal cervello. Doraemon non è un computer freddo. Ha un carattere nevrotico, si arrabbia e soffre d'ansia se vede un topo. Nella realtà l'intelligenza artificiale ha già superato la pura capacità di calcolo di un gatto. Il saresjavida della robotica felina è l'empatia. Esistono già piccoli robot bionici usati nella pet therapy negli ospedali. Riconoscono il tocco umano, capiscono il tono della voce e simulano le fusa per calmare i pazienti. Gli scienziati stanno mappando le reti neurali dei mammiferi per dare ai robot quella scintilla di imprevedibilità tipica dei felini. Siamo vicini al cervello di Doraemon. Per la logica e la parola siamo quasi al 100%, ma per l'anima ci stiamo avvicinando. Veniamo al pezzo forte. La tasca quadridimensionale. Quella tasca è un miracolo della fisica. Ci entrano intere automobili senza che il peso di Doraemon aumenti. In fisica teorica questo si spiega con un ponte di Einstein-Rosen, ovvero un wormhole tascabile che fa da portale verso un'altra dimensione in cui la materia viene stoccata. Crearlo nella realtà richiederebbe l'energia di un intero pianeta. Eppure gli ingegneri aerospaziali della NASA, per le missioni a lungo termine su Marte, affrontano lo stesso identico problema: massimizzare lo spazio in volumi minimi. Per questo stanno studiando strutture a origami e leghe a memoria di forma capaci di comprimere oggetti giganteschi in pacchetti microscopici. Non è magia, è la scienza reale che imita il gatto blu. Un altro gadget iconico è il copter, l'elica che si mette sulla testa per volare. Ma sapevate che i gatti reali hanno già un superpotere antigravità integrato? Si chiama riflesso di raddrizzamento felino. Quando un gatto cade, anche a testa in giù, la sua colonna vertebrale flessibile e il suo sistema vestibolare gli permettono di ruotare il corpo in pochissimi millisecondi per atterrare sempre sulle zampe, calcolando la resistenza dell'aria come un paracadute vivente. Questo meccanismo è così perfetto che la NASA lo ha studiato analizzando i video dei gatti per capire come far muovere gli astronauti in assenza di gravità nello spazio, insegnando loro a girare i propri corpi senza pareti su cui spingersi. Doraemon usa la tecnologia per volare, ma il vostro gatto sul divano è già un maestro della fisica gravitazionale. C'è un dettaglio strano. Doraemon è un robot di metallo, eppure è ossessionato dai dorayaki, i dolci giapponesi. Come fa un robot a mangiare e digerire cibo vero? Sembra un'assurdità da cartone animato, ma è il futuro della robotica autonoma. Oggi gli scienziati stanno sviluppando le biobatterie e i robot con stomaci microbici. Si tratta di sistemi in grado di digerire sostanze organiche come gli zuccheri e i carboidrati presenti nel cibo e convertirli direttamente in energia elettrica tramite reazioni chimiche bioniche. Proprio come Doraemon, i robot del futuro non si attaccheranno alla presa della corrente. Gli basterà mangiare per ricaricare i propri circuiti. Dunque, tiriamo le somme. Tra intelligenze artificiali empatiche, origami spaziali della NASA, biobatterie alimentate a cibo e lo studio della fisica felina, il gatto del futuro non è poi così lontano. Ma ora la domanda finale la faccio a voi. Se domani poteste andare in un negozio, comprereste un Doraemon perfetto, bionico e super efficiente? O preferite tenervi il vostro gatto reale, che non ha la tasca magica ma vi riempie la vita diffusa? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Se questo viaggio tra scienza e anime vi è piaciuto,
lasciate un super like e iscrivetevi a Space Felin. Attivate la campanella e ci vediamo. Al prossimo viaggio!